Ciao, io sono Gianfranco e questo è il Giurista d'Impresa. Oggi vorrei parlarti di un tema che riguarda un po' tutti gli imprenditori, grandi e piccoli, quello dei contratti aziendali. Ti mostrerò oggi tre clausole fondamentali che non dovrebbero mai mancare nei contratti della tua azienda e che possono fare la differenza tra un contratto che funziona ed uno che si trasforma in un contenzioso. Clausola dei pagamenti. Clausola numero 1. Allora, la prima clausola, quella dei pagamenti, è un po' quella che riguarda la vita quotidiana di ogni azienda. Considera che nel tuo contratto non basta scrivere il prezzo è X e si paga entro il. Ci sono almeno tre dettagli che dovresti, considerare, oltre a questo che ti ho appena detto, all'interno, di questa clausola e te li mostro in questa slide. Allora, il primo è la modalità di pagamento. È bene che tu specifichi questa modalità di pagamento, che sia un bonifico, un assegno bancario, una carta di pagamento con carta di credito, o che ci sia un anticipo. Meglio scrivere tutto nero su bianco per stare tranquilli. Secondo dettaglio sono gli interessi di mora. Gli interessi di mora si pagano in caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento. Questi interessi di mora sono già previsti dalla legge, ma se tu lo indichi eviti appunto incertezze. Ok? Quindi questi interessi di mora sono il tasso che si applica in caso di ritardo. Terzo dettaglio da considerare sono le conseguenze del mancato pagamento. Ad esempio, una conseguenza può essere la sospensione della fornitura o la risoluzione automatica del contratto, cioè lo scioglimento automatico del contratto. Ti faccio un esempio pratico. Mettiamo che tu venda macchinari a rate e che accada che una rata, la seconda rata, non venga pagata dal tuo cliente. Se tu non hai previsto questi dettagli, rischi praticamente di ritrovarti senza soldi e di non avere uno strumento immediato, uno strumento legale immediato per poter reagire. Clausola numero 2. Limitazione di responsabilità. Allora, la seconda clausola è meno intuitiva della precedente, della prima, però comunque vitale, è appunto la clausola di limitazione della responsabilità. Praticamente questa clausola serve ad evitare che contratti di fornitura di piccola entità possano trasformarsi in un danno milionario che tu devi risarcire. Ti faccio, un esempio per capirci. Immaginiamo che tu sia un produttore o un fornitore di software e che di punto in bianco questo software che hai venduto, che hai fornito a un tuo cliente, smette di funzionare, interrompendo e quindi bloccando la produzione per il tuo cliente, generando quindi un fermo macchina per il tuo cliente per diversi giorni, se non addirittura settimane. Il rischio è che giustamente questo cliente ti venga a chiedere, questo è il rischio, ti venga a chiedere i danni per tutti i giorni, giorni o settimane di fermo macchina. Attraverso una clausola di limitazione della responsabilità puoi sicuramente, delineare i limiti della tua responsabilità, per esempio al valore del contratto di software che hai venduto, oppure almeno ai danni diretti, evitando di ritrovarti a dover pagare i danni indiretti o imprevedibili. Tieni presente che non puoi limitare in assoluto la tua responsabilità, perché la legge comunque ti imputa quei danni che derivino da dolo o colpa grave. Dolo significa che l'hai fatto apposta nel generare quel danno, colpa grave vuol dire che c'è stata una grave mancanza di diligenza nella tua fornitura. Comunque, delineando, inserendo all'interno del tuo contratto una clausola di questo tipo di limitazione della responsabilità, sicuramente ti tuteli meglio e definisci bene, in maniera chiara, i confini della tua responsabilità. Clausola numero 3. Foro competente e leggi applicabili. Allora, una clausola come questa è una clausola che riguarda un momento che non si vorrebbe accada mai.
quello in cui sorge un contenzioso tra te e l'altro contraente, il tuo cliente. Molti contratti aziendali non prevedono questa clausola perché si pensa tanto non accadrà mai. E invece quando succede diventa un problema molto grosso, per alcuni addirittura un incubo. La clausola sulla legge applicabile, che in particolare vale per i contratti internazionali, e la clausola sul foro competente, cioè sul tribunale che dovrà decidere la questione, ti permettono di evitare di dover discutere con l'altra parte su dove e come verrà decisa la questione. Ti faccio un esempio pratico: se tu dovessi stipulare un contratto con un tuo partner estero e dovesse risorgere poi un contenzioso e non ci sia una clausola di questo genere, rischieresti di ritrovarti all'estero a dover sostenere tempi e costi che finirebbero per essere incontrollabili. Bastava una riga per evitare tutto questo. Queste sono solo 3 clausole che ti permettono di capire quanto sia importante avere un contratto fatto bene per proteggere la tua azienda. Il punto è semplice. Il contratto non è soltanto un pezzo di carta, ma uno strumento di lavoro che, se redatto bene ed utilizzato, ti permette di risparmiare tempo, denaro e preoccupazioni. Se tu volessi approfondire il tema della contrattualistica, scrivimelo nei commenti. Lasciami nei commenti degli spunti che io potrò utilizzare per realizzare nuovi video sull'argomento. Io sono Gianfranco e questo è il Giurista d'Impresa, il diritto che lavora per l'impresa.